Amici di Italia Squisita, benvenuti a Madesimo, al Cantinone. Io sono Stefano Masanti, chef e proprietario del ristorante. Oggi siamo qui in Val Chiavenna, siamo qui in inverno, quindi al freddo, e oggi parliamo appunto di un prodotto che in inverno e comunque in montagna è fondamentale, quindi la polenta. Inizieremo con la polenta tradizionale, quindi a base di mais 100%, è un prodotto molto semplice, vanno rispettati 2 o 3 passaggi, diciamo 2 o 3 trucchi. Si parte facendo bollire l'acqua col sale. Mia nonna spostava la pentola dal fuoco quando aggiungeva la farina, la aggiungeva a poco, facendo proprio quasi una pastella, continuando a mescolare. La nostra polenta piano piano si idrata e si va a legare e si lascia cuocere un'ora, un quarto, un'ora e mezza. Per avere il risultato migliore la polenta non va lasciata a se stessa, va curata, continuamente tarata, quindi continuamente girata sul fuoco. Si forma sulla pentola una sorta di crosta. La polenta normalmente è cotta quando la crosta incomincia a staccarsi dalla pentola. Potete immaginare la polenta tradizionale come quasi un sostitutivo del pane. La seconda versione, quella della polenta taragna, polenta tipicamente valtellinese, un po' delle valli bergamasche, dove una parte della farina di mais viene sostituita con del grano saraceno, quindi si parte facendo bollire acqua e sale, aggiungendo poco alla volta la farina fuori dal fuoco e portando la polenta a cottura. Quando la polenta è cotta andiamo ad aggiungere poi il formaggio, normalmente del casera, che si va a amalgamare e fondere nella nostra polenta, e il burro. Una polenta sostanziosa con questa nota di grano saraceno che dà una aromaticità, un profumo alla nostra polenta completamente diverso e da valtellinese molto più interessante. La polenta taragna è un piatto a sé stante, può essere mangiato e degustato da solo proprio per la sua ricchezza. L'ultima versione tradizionale è la polenta cruppa. Questa polenta viene realizzata principalmente con la panna, un piccolo apporto di acqua e formaggio, patate, grano saraceno e appunto il mais, quindi una polenta piuttosto sostanziosa ma gustosissima. Si parte facendo bollire la panna con poca acqua. Come inizia il bollore si aggiunge la farina, sempre fuori dal fuoco, e si va a mantecare come le altre versioni. Nella versione che mi è stata insegnata dai miei prozii a Sondrio, le patate vengono aggiunte circa dopo un'ora di cottura e il formaggio al burro alla fine, sull'ora e mezza, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Ovviamente farina mista, quindi mais e saraceno come abbiamo detto precedentemente, che va a dare anche un aroma e un profumo alla nostra polenta incredibile. Otteniamo un impasto, quindi una polenta molto consistente, e a quel punto non resta che degustarla così com'è. Abbiamo realizzato le nostre ricette tradizionali e ora passeremo alle ricette creative. Mi aiuteranno a preparare queste ricette il mio sous chef Thomas Locatelli e la mia pasticcera Selma Brini. Adesso vediamo insieme le 3 versioni più moderne, più contemporanee, un po' più in linea con la cucina che proponiamo qui al Cantinone a Madesimo. Partendo da una polenta fatta con un brodo di gamberi, portiamo il brodo a bollore, un cucchiaio alla volta, andiamo ad aggiungere la nostra farina e facciamo in modo che non si creino dei grumi. Adesso la facciamo cuocere una quarantina di minuti. Daremo un tocco sia aromatico, dando questo tocco marino, e sia visivo, quindi di colore, utilizzando delle alghe. Quindi lasciamo cuocere ancora per una ventina di minuti, quindi la nostra crema sarà pronta per essere impiattata e essere servita. Andiamo ad aggiungere l'ingrediente segreto, che è il melons, che poi vi faremo vedere. Banalmente si metteva in una pentola di ghisa sul bordo della stufa economica e si mescolava il burro e la farina finché la farina non si tostava, prendeva un bel colore bruno.
Noi facciamo la stessa cosa con una padella antiaderente in cucina, si ottiene una farina veramente con un profumo incredibile, unico, date veramente una botta di gusto, una botta di profumo alle vostre polente fatte in casa. Ora siamo pronti a impiattare. Thomas va ad aggiungere la crema, un bel cucchiaio abbondante, anche di più. Perfetto, ora lo batterà un attimino per distendere la crema. Andremo ad aggiungere dei gamberi crudi. I gamberi li distribuiamo più o meno in maniera uniforme su tutto il piatto. Poi andiamo ad aggiungere della panna acida, prego Thomas. La crema acida ci dà un contrasto appunto di acidità e anche di gusto. Andiamo a usare questo Moai caviar, che è un caviale vegetale, fantastico. Quindi più marina che montana. Abbiamo gamberi, abbiamo le alghe e questo caviale marino fantastico. E terminiamo col Zurri Cress per dare ulteriore colore, gusto e freschezza. La prossima polenta che vi presento è un suggerimento. Potete sperimentare con tantissimi diversi ingredienti. Aromatizziamo l'acqua, facciamo un'infusione come se facessimo un tè, una tisana, e cuociamo poi la polenta in questa acqua infusionata. Usiamo il kefir lime, quindi delle note erbacee leggermente amare ma anche acide. Oltre al kefir lime, in work in progress abbiamo deciso di aggiungere anche il cardamom leaves. Andiamo a filtrare la nostra infusione e come potete vedere ha preso un leggero colore verde, ha un profumo incredibile, molto interessante, perfetto. Quindi riportiamo a bollore il nostro liquido. Andiamo ad aggiungere il nostro sale, quindi prima la farina, adesso che bolle, lo spegniamo un'altra volta, aggiungiamo la farina di mais, è ben mescolata, andiamo ad aggiungere quella di segale. Quella di segale ha una caratteristica che rende la polenta un pochino viscosa, è una caratteristica della segale, però come il grano saraceno dona profumo e gusto molto molto interessante alla polenta. Adesso piano piano la portiamo a cottura, ci vorrà circa un'oretta e un quarto. È passata circa un'ora e la nostra polenta, realizzata con un'infusione di kefir lime e di cardamom leaves, è pronta per essere impiattata. Termineremo poi questa polenta con un'estrazione sempre di crescioni, è una centrifuga a bassi giri che estrae completamente tutto il liquido anche da petali di fiori volendo. Piano piano la parte solida uscirà dalla parte anteriore e il liquido si raccoglierà in questa seconda ciotola. Procediamo con un recupero della polenta avanzata. Capita di avanzare la polenta. Un caro amico mi ha dato questa ricetta, non è proprio tutta mia, la base è di Beppe Cereda, del ristorante Cereda, degli gnocchi di polenta realizzati con appunto polenta avanzata il giorno prima, delle patate schiacciate, della fecola di patate e del tuorlo. Quindi iniziamo con la fecola, spianatoia, poi la polenta. Perfetto, le patate, ok, un pizzico di farina di melons, ok, il tuorlo, e facciamo l'impasto.
formiamo questi gnocchetti, sono molto interessanti perché vengono cotti a vapore e poi congelati, quindi abbattuti, utilizzati poi nella nostra ricetta finale, rosolandoli direttamente da congelati in padella. Otteniamo dei gnocchetti croccanti fuori e morbidi, quasi liquidi dentro. Ora Thomas va ad aggiungere dell'olio alla padella e li rosoliamo in padella a fuoco basso, anche se parliamo di induzione, comunque fuoco basso, una potenza medio-bassa, proprio per fargli creare una crosticina senza però bruciacchiarli. Mi piace abbinare questi gnocchetti a del grana di capra, un grana con un gusto veramente importante, dello zenzero candito che si va a integrare con la grana di capra in maniera secondo me perfetta, e anche con questi gnocchetti di polenta, terminando poi con dei crescioni che ci danno anche freschezza, colore e profumo. Abbiamo realizzato questa, chiamiamola masterclass sulla polenta, facendovi vedere quali sono le polente tradizionali della mia zona e anche queste 3 versioni più creative, più moderne, che sono dei suggerimenti. Veramente, come vi ho detto, la polenta è un alimento veramente versatile. Sperimentate e divertitevi con questo grande ingrediente che è il mais, che è la polenta, il grano saraceno, eccetera, eccetera, e veniteci a trovare a Madesimo, magari portateci la vostra ricetta e ne discutiamo. Oggi abbiamo parlato di polenta di mais e anche grano saraceno. Non abbiamo parlato di pasta di grano saraceno. La mia ricetta dei pizzoccheri è presente nel libro sulla pasta di Italia Squisita, l'ultima creazione di Italia Squisita, dove ci sono tante altre ricette di tanti grandi colleghi, ve lo consiglio vivamente.